Immaginate di prendere tutto ciò che rende grande il cinema americano, quindi ambizione smisurata, il sogno del riscatto, la scalata dal nulla verso la gloria, e di comprimere tutto dentro una pallina da ping pong, arancione per giunta, con su scritto Marty Supreme, Made in America. Ecco, questo è il film Marty Supreme, un film che prende il linguaggio dei grandi film epici americani e lo applica allo sport più ignorato degli Stati Uniti. E la cosa assurda è che non sta scherzando, o meglio sta scherzando e facendo sul serio allo stesso tempo, e questa tensione è il cuore di tutto. Marty Supreme è l'ultimo film di Josh Safdie, che in passato insieme al fratello Benny ci aveva regalato film come Uncut Gems oppure Good Time. Stavolta però Josh è alla regia da solo, con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista Marty Mauser, un 23enne di New York che lavora nel negozio di scarpe dello zio ed è convinto di una sola cosa nella vita: diventare il più grande giocatore di ping pong nel mondo. E quando dico che è convinto, intendo dire che è disposto a mentire, imbrogliare, manipolare, umiliarsi e trascinare nel fango chiunque serva per raggiungere quello scopo. Il film ha incassato benissimo, la critica lo ha adorato e Chalamet è dato come favorito per il premio come miglior attore agli Oscar 2026 di quest'anno, che tra l'altro sono proprio questa sera rispetto a quando io pubblicherò il video. Questo film è inoltre candidato anche con altri premi come miglior film, miglior regia e altri. Quindi la domanda è: questo film vale qualcosa agli Oscar di quest'anno o no? O è tutta fuffa? Perché la domanda che mi ha accompagnato durante tutta la visione di quest'opera, e che quindi guiderà anche questa video analisi, è esattamente perché dovremmo appassionarci a un protagonista che fondamentalmente è un essere umano insopportabile. So just turn the other cheek, let me take what I'm owed, and I'll give you an even $100 when I get back. Not interested. Per tutto il tempo. E quindi io mi chiedo, il film riesce a farci appassionare nonostante questo che potrebbe essere considerato un problema? Partiamo quindi da chi è Marty. È chiaro che in questo video ci saranno spoiler sul film, per cui da questo punto in poi, se il film non l'hai visto, ti invito a recuperarlo e poi eventualmente torni qua. Mentre se l'hai già visto, partiamo subito. Partiamo quindi da chi è Marty. Il film inizia ambientato nel 1952. Siamo a New York. Marty è un ragazzo ebreo della Lower East Side. Figlio di immigrati, lavora come commesso in un negozio di scarpe e nel suo tempo libero gioca a ping pong ed ha per questo sport un talento naturale fuori dal comune. Ma il talento non è il suo tratto dominante. Il suo tratto dominante bensì è l'ego smisurato che ha. Marty non ha la sindrome dell'impostore, ha esattamente il problema opposto. Lui è assolutamente certo di essere il migliore al mondo e non si capacita di come il resto del pianeta non se ne renda conto. You're talking to me like I'm any player off the street, okay? I need good rest so I can win the tournament. You know perfectly well what an American win will do for the future of the sport. I'm good for table tennis. C'è una scena diventata virale ancora prima dell'uscita del film, in cui a Marty si chiede: And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work That out? doesn't even enter my consciousness. Ecco, questa frase è stata utilizzata per tutta la campagna marketing del film, come se fosse un mantra motivazionale. Ma guardando il film, poi quella frase risulta essere molto meno ispirazionale e molto più come il segnale di un narcisista che ha perso il contatto con la realtà. Perché Marty non è solo ambizioso, lui è un manipolatore seriale, usa le persone come strumenti e le butta via quando non gli servono più. La sua amica d'infanzia Rachel, interpretata da Odessa Azion, è incinta di suo figlio e lui le dice chiaro e tondo che non ha intenzione di fermarsi a fare il padre. Okay, I see what you're trying to do. It's not gonna work. Excuse That's not me? mine. It is absolutely No, it's not. I pull out. Yes, it is. Does Ira pull out? Anzi, rifiuta addirittura l'idea di poter essere lui il padre. Ma quando lei torna da lui con un occhio nero, accusando il marito, lui comunque la accoglie in casa, ma precisando che non stiamo insieme. Il nostro Marty ha poi nel corso della storia una sorta di relazione con Kay Stone, un'ex attrice di Hollywood interpretata qui da Gwyneth Paltrow, ma di fatto la usa solo come un trampolino sociale. Marty accumula debiti e lascia una scia di danni ovunque lui passi. E qui arriviamo al primo grande problema del film, almeno secondo me. Marty, come abbiamo già capito, è veramente odioso. E fin qui può anche andare bene, i personaggi protagonisti odiosi non è detto che non funzionino. Il punto è che Marty è anche non abbastanza intelligente,
né abbastanza affascinante e neanche abbastanza divertente da giustificare tutti i suoi capricci. È un manipolatore sì, ma non uno brillante. Spesso le persone gli dicono in faccia che sanno che sta mentendo. Here with this ridiculous strategy to get me to have some sympathy and open my wallet. That's absurd, Kay. You think I would insult your intelligence like Are that? you gonna keep going? Keep You're going gonna what? keep on with it? E poi lo aiutano comunque. Every year my husband gives me a piece of jewelry for our anniversary. I have 25 of them, one for each year of misery. That should cover your trip and then some. Un po' come se il film avesse bisogno che tutti dicano sì a Marty, altrimenti la storia si fermerebbe o no. Ma se il personaggio ha dei limiti, comunque il contesto in cui lui si sviluppa e si muove è affascinante. Marty Supreme è un film sull'America, non su Marty sull'America, e lo è in modo sottile e al contempo affascinante. Andiamo a capire come. Siamo quindi nel dopoguerra, l'America ha appena vinto la seconda guerra mondiale e si sta vendendo al mondo come la terra delle opportunità. Il sogno americano è letteralmente in pieno boom. Siamo in quell'epoca lì. Lavora duro, credi in te stesso e potrai diventare chiunque tu vuoi. Chiunque. Il classico sogno americano. E Marty ci crede con ogni fibra del suo corpo. Arriva addirittura a definirsi I'm like Hitler's worst nightmare. Why is that? Look at me. I'm here. I did it. I'm on top. I'm the ultimate product of Hitler's defeat. cioè appunto un ebreo che si realizza che ce la fa. Marty alla fine risulta essere un personal brand ancora prima che il personal branding esistesse. Ha queste palline arancioni con sopra scritto Made in America. Vuole che i giornali parlino di lui perché è consapevole di essere potenzialmente il primo grande giocatore di ping pong americano per rappresentare la sua nazione. Insomma, tutto questo fervore patriottico, tutta questa energia da sogno americano al servizio del ping pong, uno sport che negli Stati Uniti non interessa letteralmente a nessuno, pensando che ad oggi, nel 2026, ci sono forum nei quali si discute del perché agli americani il ping pong non interessi più di tanto. Forse l'unica apparizione memorabile del ping pong nel cinema americano prima di questo film fu con Forrest Gump, ma lì era una battuta comica, un intermezzo. Quindi abbiamo un grande film epico americano sullo sport meno epico che esista, soprattutto per gli americani. E questo non è un difetto, ma è esattamente il punto. Il film sta deliberatamente prendendo quella che è la struttura narrativa di Rocky, del cinema di Scorsese, delle grandi storie di riscatto americane, e le sta applicando a qualcosa di minuscolo. Un po' come a dire: il sogno americano vi promette grandezza, ma la grandezza a cui realisticamente potete aspirare alla fine questa è una pallina arancione su un tavolo verde. C'è un aspetto che rende Marty diverso da Rocky Balboa e dagli altri protagonisti classici di questo tipo di film. Rocky si allena, suda, soffre, fa le scale, corre per strada alle 5 di mattina. Il suo successo è il prodotto del suo duro lavoro. Marty invece no, Marty non si allena mai nel film. Non vediamo mai una scena in cui perfeziona il suo gioco, e in più non mostra neanche mai un vero amore autentico per il gioco in sé. Gli interessa soltanto, nel limite utile, a gonfiare il suo ego. Lui è un truffatore nato, ed è questo il commento più tagliente che il film fa sul sogno americano. Non è che il talento ti porta in cima, non è il duro lavoro, ma è la faccia tosta, la capacità di vendere te stesso. E qui entra in gioco uno degli aspetti più interessanti del film, il contrasto che c'è tra Marty e Endo, giocatore di ping pong giapponese. È letteralmente uno scontro tra due culture, due identità. Da un lato c'è Marty, giovane ebreo americano, figlio di una generazione che ha appena superato l'olocausto, e per la prima volta nella storia recente i giovani ebrei americani hanno finalmente un attimo di respiro. E Marty reagisce a questo spazio ottenuto con un'arroganza spropositata, come se il mondo gli dovesse qualcosa per il trauma che i suoi genitori hanno subito. Usa spesso il dolore della sua comunità come carburante per il proprio ego. I'll be dropping a third atom bomb on their heads tomorrow. Dall'altro lato poi abbiamo Endo, che rappresenta un Giappone che sta provando a ricostruire la propria dignità dopo Hiroshima e la resa. Endo è calmo, rispettoso, concentrato. La sua grandezza non ha bisogno di essere urlata. Quando poi batte Marty a Londra è una vittoria enorme per il Giappone, un momento di orgoglio autentico per una nazione umiliata da poco. Non c'è spettacolo, non c'è provocazione, c'è soltanto il gioco. Questo contrasto è potentissimo perché mostra due risposte opposte a
praticamente lo stesso tipo di trauma. Il Giappone cerca la riscossa attraverso la disciplina e l'onore. L'America, tramite Marty, cerca la riscossa tramite lo spettacolo e la vendita di se stessi. E il film non ti dice mai quale sia la risposta giusta, ma è abbastanza chiaro intuire quale delle due sia più sostenibile. Se quindi Endo è lo specchio culturale di Marty, andiamo adesso a parlare di Milton Rockwell, che è letteralmente il suo predatore naturale, il predatore naturale di Marty. Milton è un ricco uomo d'affari, marito di Kay, interpretato da Kevin O'Leary. Per chi non lo conoscesse, O'Leary è una star televisiva nordamericana, famoso per essere uno dei giudici di Shark Tank, un programma televisivo in cui imprenditori in erba presentano le loro idee a un gruppo di miliardari o milionari investitori sperando di ottenere i finanziamenti. E O'Leary è proprio il cattivo dello show, quello che va là e ti dice in faccia che la tua idea fa schifo e che non ne investirebbe un centesimo in essa. Pensate a una versione americana spietata dei giudici di X Factor, ma con soldi veri sul tavolo. Metterlo in questo film, in quel ruolo, è una scelta di casting geniale, perché O'Leary non deve recitare, deve soltanto essere se stesso, l'incarnazione del capitalismo americano che decide chi sale e chi scende, il guardiano del cancello tra te e il tuo sogno. E nel film Milton ha il potere di mandare Marty in Giappone a sfidare Endo, la cosa che Marty desidera più di ogni cosa al mondo. Ma Milton non gliela dà gratis, ma non gli chiede neanche soldi perché tanto Marty i soldi non ce li ha. Prima lo umilia, gli fa abbassare i pantaloni e lo sculaccia con una racchetta da ping pong davanti ad alcuni suoi amici. E quando Marty gli chiede How do I know you're gonna honor this? You don't. Because you have no power here. Now bend over. questa scena sicuramente fa discutere, ma non è una provocazione fine a se stessa. È la rappresentazione più brutale e diretta di cosa significa cercare di entrare nel mondo dell'elite quando parti dal basso. Ti devi umiliare, devi rinunciare alla tua dignità e quelli in cima si godono ogni secondo del tuo abbassamento. Non perché ne hanno bisogno, ma perché gli piace. Milton non odia Marty, odia la sua presunzione. And you said no. I know, because I was impulsive and I regret it. And And I was rude and overconfident. And I was cocky and I copped an attitude. And And it won't happen again. I'm sorry, please, just give me another chance, Mr. Rockwell. Odia che un ragazzino della Lower East Side possa anche solo lontanamente pensare di essere alla sua altezza. E la cosa interessante è che l'umiliazione non finisce lì, perché dopo la sculacciata Milton manda Marty in Giappone con un patto, quello che avevano fatto, di perdere volontariamente contro Endo, così che Milton possa promuovere i suoi prodotti nel Giappone. Quindi Marty deve umiliarsi 2 volte, prima fisicamente e poi anche sportivamente. Deve rinunciare all'unica cosa che gli importa, vincere, per compiacere un uomo che lo disprezza, affinché possa ottenere da quest'uomo ciò che vuole, raggiungere il Giappone. Il film mette nella vita di Marty 2 donne e le usa, possiamo dire, come specchi di 2 possibili futuri. Kay Stone, un'attrice hollywoodiana in declino, elegante, disillusa, sposata con Milton. Lei e Martin poi si attraggono perché ognuno vede nell'altro qualcosa che gli manca. Marty vede in lei la ricchezza, lo status, mentre lei vede in lui la giovinezza, la fame, la voglia di fare, la voglia di ottenere qualcosa. Sono entrambi narcisisti e alla fine si usano a vicenda. Ed è interessante che entrambi sono consapevoli di questo. Kay è abbastanza intelligente da capire che Marty la sta solo sfruttando, ma le va benissimo perché anche lei sta sfruttando lui. C'è una scena molto bella in cui Marty va a vederla recitare a teatro e le fa notare che il suo collega non è credibile, che manca un impegno autentico nella parte. What's the deal with that guy? Don't get me started. Yeah, you were running circles around him. Of course I am. Yeah. Ed è un momento interessante perché lì Marty capisce benissimo cos'è l'autenticità quando la vede negli altri. Il problema è che non la applica mai a se stesso. Rachel, invece, è l'opposto di tutto questo. Lei è l'amica d'infanzia, la ragazza del quartiere, quella che conosce Marty da sempre. Lei non è glamour, non è potere, è la vita vera, quella piccola e concreta che Marty non riesce a vedere perché ha gli occhi puntati verso l'alto. Rachel è incinta di suo figlio e viene coinvolta nei suoi casini. Finisce
finisce addirittura in ospedale per colpa di un'arma da fuoco causata dalle persone che Marty ha fatto arrabbiare. Ma nonostante tutto questo, lei rimane, lei crede in lui ed è l'unica persona in tutto il film che veramente crede in lui, senza secondi fini. Il regista Josh Safdie descrive Rachel come l'anima del film, qualcosa di più grande di quello che Marty riesce a vedere. E ha ragione, perché Rachel rappresenta tutto ciò che Marty sacrifica nella sua corsa verso la gloria: la stabilità, l'amore, la vita normale, tutte cose che lui considera noiose, limitanti, ma che il film alla fine rivelerà come le uniche cose che contano davvero. Tutto questo discorso mi sta tanto ricordando il film con Adam Sandler del 2006 intitolato Click, che è un film spezzato in due che ogni volta a me fa piangere, nonostante parta come una commedia abbastanza stupida. Comunque, su quel film, se siete curiosi, sta su Netflix, guardatelo, perché prossimamente ci farò una videoanalisi. Una delle scelte più curiose di questo Marty Supreme è sicuramente la colonna sonora. Il film è ambientato negli anni 50, ma la musica che sentiamo è degli anni 80. Questa è una scelta che può sembrare quasi un errore, ma è completamente intenzionale. Il compositore Daniel Lopatin ha spiegato che la musica di questo film rappresenta quello che è il futuro che Marty immagina. Marty si vive negli anni 50, ma nella sua testa lui è già altrove, già avanti, in un'epoca che ancora non esiste, in una versione di sé che ancora non è reale. C'è una piccola curiosità interessante. Nella sceneggiatura originale di questo Marty Supreme c'era una scena finale, poi tagliata, in cui si vedeva Marty, ormai anziano, a un concerto dei Tear of Tears nel 1989. L'idea era che tutto il film fosse narrato dalla prospettiva di Marty che ripensa alla sua giovinezza. Quella scena però non c'è più, non è stata usata, ma la musica rimane come un fantasma di quell'idea. E funziona ancora meglio così, perché crea questa sensazione di tempo sospeso, di passato e futuro che si mescolano. E poi c'è la scelta della canzone finale, Everybody Wants to Rule the World, dei Tears for Fears. Safdie la sceglie per un motivo preciso. La produzione musicale della canzone è gioiosa, quasi trionfante, ma se ascolti il testo parla di ansia, di un mondo in cui tutti vogliono il potere, ma nessuno può davvero averlo. Letteralmente il sogno americano in formato canzone. Suona come una vittoria, ma sotto c'è il vuoto, esattamente come la storia di Marty. Arriviamo a un punto dolente. La prima metà del film possiamo dire che funziona abbastanza bene, poi però arriva la seconda metà, che dà quasi l'impressione di girare un po' vuoto. Il problema è sicuramente strutturale, perché il film cade in uno schema ripetitivo. Marty si caccia nei guai, trova qualcuno da manipolare per uscirne e si caccia in guai ancora peggiori, e così via, avanti e indietro, come una partita di ping pong, ma senza che la posta in gioco cresca davvero. Ci sono delle sottotrame che partono e non vanno da nessuna parte, situazioni assurde che vengono dimenticate e lasciate lì, personaggi che appaiono e spariscono così a come fa comodo, e soprattutto Marty non paga mai davvero le conseguenze delle sue azioni. E questa forse è la critica più forte che possiamo fare a questo film. Il protagonista per 2 ore e mezza si comporta da egoista totale, mette a rischio la vita delle persone che gli vogliono bene, mente, tradisce, sfrutta, e il film sostanzialmente lo premia. Ogni volta che sembra che le conseguenze stiano per raggiungerlo, Marty se la cava, qualcuno lo aiuta o qualcosa succede e lui è lì di nuovo in piedi. C'è chi ha difeso questa scelta dicendo che il punto del film è proprio questo, cioè mostrare come funziona il mondo, che se hai abbastanza faccia tosta te la cavi. E per carità, è una lettura legittima, ma crea un problema dal punto di vista narrativo, perché se il personaggio protagonista non rischia mai davvero nulla, perché io spettatore dovrei seguirlo con il fiato sospeso? Tra l'altro, se non possiamo né ammirarlo né temere per lui, che cos'è che ci tiene incollati allo schermo per queste 2 ore e mezza? Probabilmente il comparto tecnico di questo film aiuta tanto a seguirlo fino alla fine. Pensiamo alla
regia di Safdie che è così serrata, così claustrofobica, che non hai il tempo di fermarti e pensare. È come essere su un treno che va troppo veloce, che non puoi saltare giù. Non ti stai divertendo, ma non puoi smettere di seguire. Shyamalan poi va detto, lui è bravissimo a tenere in piedi tutta questa roba. La sua energia è molto contagiosa anche quando il personaggio ti sta veramente sulle palle. Ma l'energia di un attore non può sostituire la profondità di un personaggio. Può sicuramente aiutare a renderlo più piacevole, ma questo ovviamente non basta. Arriviamo verso la fine del film, quando finalmente succede qualcosa. In Giappone, dove tutto il film converge. Marty è arrivato lì per perdere. Questo era il patto con Milton. Vai là, gioca e perdi. E Marty lo fa, va lì, gioca e perde, si lascia umiliare di nuovo. Ma quando stanno poi per imporgli un'ulteriore umiliazione, cioè baciare un maiale davanti al pubblico, qualcosa in Marty si rompe. Forse per la prima volta in tutto il film fa qualcosa di veramente genuino. I want to play him in a real game first before I kiss the pig. I want to play him in a real game. Tell him I don't want to play him in a game that's not a sham. Chiede a Endo una partita vera e Endo accetta. Ma qua mi chiedo, Marty sta veramente facendo qualcosa di genuino oppure lo sta facendo solo perché ormai è consapevole che tanto non parteciperà al campionato e quindi pur di non dover anche baciare questo maiale decide di fare questa cosa come fuga da quell'ulteriore umiliazione? Io mi chiedo, se lui al campionato avesse avuto la possibilità di partecipare, avrebbe fatto questa scenata o avrebbe baciato il maiale? Non so se avremo mai una risposta a questa domanda, ma sicuramente cercare questa risposta ci può far capire qualcosa in più sul personaggio. Comunque il momento in cui c'è questa partita tra Marty ed Endo, una partita vera, è il momento in cui finalmente Marty smette di vendere qualcosa e inizia lui ad essere qualcosa. Non sta giocando per i soldi, non sta giocando per la fama, non sta giocando per Milton, ma non sta giocando neanche per l'America, sta giocando per se stesso, per sapere se lui è davvero il migliore come da sempre crede, e vince. In un match vero lui vince. Marty batte Endo. Milton poco prima lo aveva avvertito. Win or lose, you get nothing. And by the way, I wonder how you're going to get home because you're not getting on my plane. It doesn't matter, okay? Unless you're planning on shutting down the event, we got nothing to discuss. Se vinci, te la vedi tu, non torni in America con me. E per la prima volta a Marty questa cosa non importava, lui ha comunque deciso di vincere. E questo è il vero punto di svolta del personaggio. La prima volta che rinuncia a qualcosa per ottenere qualcosa di vero. Good game. Great player. La vittoria in questo match infatti non gli dà nulla di materiale. È bloccato in Giappone, è comunque escluso dal campionato ed è più al verde di prima, ma ha dimostrato a se stesso di essere davvero il migliore. E per un attimo è in pace. Marty in quel momento ha offerto al pubblico giapponese autenticità piuttosto che uno spettacolo costruito per vendere penne e fare propaganda. Fornisce loro una competizione vera tra due grandi giocatori e il pubblico sceglie lui. È la scena in cui finalmente il film dice qualcosa di importante. La gente vuole cose vere perché il pubblico qui sceglie lui, sceglie il vero, sceglie l'autentico e quindi ci dice che forse l'unico modo per essere davvero grandi altro non è che smettere di fingere di esserlo. Dopo questo Marty riesce a tornare a New York. Non ha niente, è stato espulso dall'associazione di ping pong, è pieno di debiti e ha bruciato ogni contatto utile. L'unica cosa che veramente gli resta è tornare da Rachel, che nel frattempo ha partorito. E qui il film fa una scelta precisa. Marty guarda il bambino attraverso il vetro dell'ospedale e crolla, piange come non l'abbiamo mai visto prima. La lettura che il film propone qui è chiarissima. Marty finalmente capisce che tutto ciò che ha inseguito, la fama, la gloria, le palline arancioni, altro non erano che una corsa verso il nulla, mentre la cosa veramente più importante di tutte era sempre stata lì ad aspettarlo a casa. E c'è un dettaglio di struttura che rende questo finale ancora più significativo. Il film infatti nelle prime scene si apre con una sequenza che mostra la fecondazione di un ovulo, l'inizio della vita, abbinato all'inizio del film, e si chiude con il bambino, lo stesso bambino prima fecondato, adesso appena nato. È un cerchio perfetto dalla creazione al primo respiro, un po' come a dire tutto ciò che succede in mezzo, l'ego, le ambizioni, le umiliazioni, sono tutto rumore. La vita vera è questa, inizio e fine, nascita,
Mentre Marty piange, parte Everybody Wants to Rule the World e la canzone fa il suo lavoro. Suona come un trionfo, ma racconta l'opposto. Marty infatti non ha conquistato il mondo, ha conquistato qualcosa di molto più piccolo ma molto più grande allo stesso tempo. Ora, questa scena è bella, sì, oggettivamente è una scena potente, ma nel contesto del film funziona? Perché io personalmente ho alcuni dubbi. Infatti il cambiamento nel personaggio di Marty è un po' come se arrivasse dal nulla. È vero che c'è stata tutta una serie di accumulazioni di umiliazioni, ma allo stesso tempo queste non vengono percepite durante la visione come un qualcosa che intacca il personaggio, che rimane sostanzialmente lo stesso dall'inizio alla fine fino appunto a questo cambiamento, che sembra quasi una svolta netta. Secondo me il film non ha fatto tanto per colmare lo spazio tra ok, sono un uomo che vuole vincere ogni partita a un uomo che piange davanti a suo figlio. Il rischio è un po' di cadere nel cliché dell'egoista cattivo che vede il bambino e diventa buono. Un po' è questo. Sembra più una scorciatoia per raggiungere a quella che è la conclusione voluta. Un modo per dare a Marty una redenzione senza però costringerlo a guadagnarsela davvero. E questo è per me il limite più grande di questo film. Ma allora mi chiedo, perché il film comunque funziona? Certo, non perfettamente, non senza problemi, però dai, funziona. Io credo che la risposta sia un mix di fattori. Il primo è puramente tecnico. Josh Safdie è un regista eccezionale. Il ritmo del film non ti lascia mai il tempo di annoiarti o di chiederti se ti sta piacendo quello che vedi. Sei trascinato avanti a forza dalla potenza della regia, dalla rapidità del montaggio, dalla fotografia claustrofobica che ti attacca alla faccia di Chalamet, dalle musiche, tutto. È un'esperienza sensoriale ancora prima che narrativa. Il secondo motivo per cui funziona poi è Chalamet stesso. Qualsiasi cosa si pensi del personaggio di Marty non è importante nel momento in cui riconosciamo che Chalamet ha fatto comunque un ottimo lavoro nel rappresentarlo. È una performance fisica, vocale, totale dell'attore. Il terzo motivo poi per cui funziona è la tematica stessa. Marty Supreme parla comunque di qualcosa che tutti sentiamo, soprattutto in quest'epoca. L'ansia di non farcela, la paura di invecchiare senza aver combinato nulla, quella costante pressione di dover riuscire a vendere se stessi, di dover dimostrare il proprio valore. Marty è insopportabile, ma la sua fama è riconoscibile. E un po' tutti probabilmente abbiamo conosciuto qualcuno così, oppure ancora un po' tutti noi siamo stati in parte Marty, magari in alcuni momenti della nostra vita. E quindi il film un po' ci chiede quanto di Marty c'è in noi. Forse è per questo che tanta gente dopo la visione di questo film si sente ispirata, ma questa ispirazione credo che stia facendo un po' perdere il punto, perché Marty non è un modello a cui ispirarsi. Lui è un avvertimento, è la versione estrema di quello che ti succede quando l'ambizione diventa l'unica cosa che ti definisce, quando il sogno smette di essere qualcosa che insegui e diventa qualcosa che ti possiede. Marty Supreme è quindi un film che fa benissimo tantissime cose. Regia impeccabile, fotografia tra le migliori dell'anno, veramente ottima la ricostruzione di New York negli anni 50, colonna sonora anacronistica ma al contempo geniale, e poi il grande talento di Chalamet, i temi che affronta, il sogno americano, l'identità post-bellica, capitalismo visto come sistema di umiliazione, sono tutti temi trattati con intelligenza e stratificati quanto basta, ma sotto tutto questo splendore c'è un vuoto al centro. Il personaggio di Marty per me non ha abbastanza profondità per sostenere 2 ore e mezza. Non sappiamo mai davvero perché lui è così, perché si comporta così. Non siamo mai portati dentro la sua testa. Il film si accenna a possibili motivazioni, il rapporto con la madre, il bisogno di impressionare Kai, la rivalità con Milton che si crea, la responsabilità che lui vuole rifiutare ma che esiste nei confronti di Rachel. Ma niente di tutto ciò viene approfondito. E per un film che dura tutto quel tempo e che chiede allo spettatore di passare tutto quel tempo con un personaggio odiabile come Marty, è strano che non si trovi il tempo di approfondire tutte queste questioni e che piuttosto le si lasci in superficie. Ecco perché dico che questo film non mi ha fatto provare ciò che un grande film come magari poteva essere dovrebbe fare. Perché per preoccuparti di come una vicenda vada a finire, deve prima importartene di quella vicenda o di quel
quel personaggio e Marty Supreme non fa abbastanza per fartene importare. Resta comunque sì un film da guardare per tutto quello che abbiamo detto, ma non è sicuramente il capolavoro che tanti hanno gridato e infatti per me non deve vincere come miglior film agli Oscar di questa sera. È un grande contenitore con qualcosa che manca dentro e quella cosa che manca è paradossalmente proprio il cuore del protagonista. Io sono Gabriele e se ti piacciono video analisi di questo tipo ti invito a iscriverti al canale e a lasciarmi un mi piace per sostenere il mio lavoro. Fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo film e secondo te quali sono i pronostici per questi Oscar 2026, se stai guardando questo video insomma prima che effettivamente ci siano. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.